pomeriggio amiche e ben ritrovate sul mio canale. A coloro invece che mi stanno conoscendo in questo video vi do a tutte il benvenuto. Allora, oggi cerchiamo di fare insieme questo tutorial in tecnica soutache, diciamo tecnica mista e perline, perché c'è in questo tutorial anche una parte centrale qui al brick stitch fatta con le perline, quindi si utilizzano in questo tutorial due tecniche diverse. Il tutorial si svilupperà quindi in una prima parte in cui realizzeremo questa piccola parte centrale al brick stitch che non vedrete in questo video, perché in realtà ho girato un video di altri orecchini al brick stitch ed è la stessa identica parte, quindi non lo replicherò, ma vi metto qui su il link del video per andarla a vedere e ve lo metto anche nelle schede. Dopodiché si farà una seconda parte in cui decoreremo con delle rocaille, ve lo mostro da vicino, poi decoreremo con delle delica, con un sacco di materiali e poi faremo anche questa parte superiore. È un tutorial abbastanza complesso, quindi suggerisco per chi ha le prime armi di insomma semplificare se vuole. In che modo si può semplificare? Sostituendo la parte centrale al brick stitch, per esempio con un cabochon. Potrete sostituire la parte centrale, se non siete pratiche di brick stitch, anche con un cabochon. Ovviamente l'effetto cambierà, e se siete sempre alle prime armi questa parte con la delica è un pochino più complicata, potete farla senza ho detto le delica, scusatemi, senza le tila, queste si chiamano tila, potete evitarla e potete congiungere questa parte direttamente o mettendo per esempio 3 mezzi cristalli. Allora, è un po' complicatino, però volevo condividerlo sul canale per portare qualcosa di diverso. Ovviamente qualsiasi tutorial si può semplificare, vi ho spiegato in che modo. Questo tutorial è in collaborazione con la Do-It-You, che è un sito italiano che vende tantissimi prodotti, che ha riservato alle iscritte al mio canale un codice sconto che ve lo metto qui in sovraimpressione, è Gabriella35, che vi permetterà di usufruire di 35% di sconto anche sui materiali già scontati. Passiamo subito all'elenco dei materiali. Prima di tutto piattine soutache, in questo caso io ho utilizzato questa in colore verde e poi la solita che sto utilizzando spesso, che è quella color oro. Questa non è la sua bustina, quindi è inutile che ve la mostro. Dopodiché ci serviranno per la parte centrale ci serviranno dei mezzi cristalli e ci serviranno le delica. Queste sono 10-0. Le 11-0 sono più piccine, quindi vi cambierebbe l'effetto e verrebbe sicuramente un anellino più piccino, quindi ve lo dico. Dopodiché ci servirà qualche rocaille 11, io sto utilizzando quella di questo colore, ma giusto per fare qualche decorino e richiamare il colore, ma non sono necessarie. Poi dopo ho utilizzato questi elementi, tubicini liscio in corallo che vedete qui in basso. Dopodiché ho utilizzato questa goccia deliziosa che è in giada verde, adorabile. Poi ho utilizzato 4 perle, queste sono le ultime che erano rimaste e sono della Swarovski da 4 mm. Ovviamente vi ho già detto che serviranno, se volete farlo identico, anche delle tila. E poi nella parte superiore ho fatto questo semplice modulino che in realtà è incastonare semplicemente uno di questi elementi della Swarovski che si chiamano Hexagon. Ve li mostro da vicino perché
In molte, insomma, non li conoscono, sono fatti proprio così a forma di piramide ed hanno due fori passanti, quindi questo è semplicissimo da fare. Io cercherò di fare un tutorial veramente abbastanza stretto dove è più semplice e poi vado più fluida, più veloce, ve lo metterò velocizzato per mostrarvi per esempio questa parte che è una sciocchezza. O per la parte centrale servirà un anellino di questi che io sto amando per il brick stitch e ho preso anche in colore rosato. Mi dovrebbe arrivare, ho fatto un acquisto dalla DoTube, poi vi mostrerò quello che ho preso. Ovviamente poi qui sul retro o si mette una semplice monachella o se volete mettere sul retro, io probabilmente metterò uno di questi perli, anelli in rodio che si incollano. Ovviamente questo vedete è trasparente, quindi prima ci andrò a mettere un po' di Ultra Suede Alcantara sul retro e poi andrò ad incollare e cucire il mio perno, perché se mettessi direttamente il mio perno ovviamente perderebbe la trasparenza e il colore. Guardate, quindi non direttamente incollato sul cristallo, anche perché secondo me invece fatto in questo modo, ok, con un colore chiaro, resta comunque la lucentezza e non si vede l'acciaio sul retro. Ok, quindi andate a fare questa prima parte al brick stitch e poi ci vediamo di seguito. Utilizzerò ago della Tulip e utilizzerò del filo in nylon trasparente e poi del Miyuki color oro, perché ovviamente in questi punti se no avrei dovuto prendere tante tonalità di verde, cioè io sono andata più sul pratico, quindi nylon e dove posso oro. Per questa nostra prima parte centrale, quindi modulino proprio base solo con elemento al brick stitch, ecco l'elemento realizzato al brick stitch. Si serviranno 2 perle da 4 mm e 3 pezzi di soutache di circa 14 cm. Cosa andremo a fare noi? Andremo semplicemente a realizzare, mi raccomando, osservate bene sempre il verso delle piattine. Quindi andiamo a prendere la nostra piattina di soutache e il nostro elemento, vedete che io la piego, e semplicemente dobbiamo fare molta attenzione ed andare a chiudere il nostro elemento al brick stitch all'interno della nostra piattina di soutache. Quindi vado ad adagiare la piattina di soutache all'esterno del mio elemento al brick stitch e poi semplicemente comincio a cucire, quindi chiudo tra di loro ed unisco al centro le mie piattine, ovviamente centrando sempre la scanalatura tra le due piattine, quindi andate a stringere bene qui al centro, vedete, in questo modo. Dopodiché semplicemente sfrutterò i miei mezzi cristalli per andare a cucire. Vi mostro qualche step, ripasso ancora una volta e poi procedo a cucire. Quindi vedete che con l'ago ed il filo entro all'interno del mezzo cristallo attraverso la piattina e il mezzo cristallo e mi porto alla base e poi dopo risalgo, attenzione alla piattina ovviamente, risalgo nel mezzo cristallo dal basso verso l'alto e poi all'interno della piattina e faccio quindi questo movimento di entrare ed uscire dai mezzo cristalli come se stessi facendo un po' il brick stitch, includendo ovviamente la piattina all'interno della mia lavorazione. E ovviamente proseguo questa operazione per tutto quanto il nostro giro. A giro finito ovviamente, vedete che l'ho terminato, ripasso nuovamente al centro e vado a prendere gli altri pezzettini di piattina guardando sempre il verso ovviamente e vado ad adagiarli attorno all'elemento principale. Ovviamente io le cucerò tutte e due insieme, ma se voi avete difficoltà potete anche cucirle una per volta. E in questa seconda fase, ovviamente, vedete, vi mostro che inserisco tutte e due le mie piattine e le unisco al centro in maniera molto semplice e poi dopo quindi ripasso un paio di volte
per questa parte centrale e semplicemente vado a cucire, ed in questo caso non è necessario ripassare nuovamente anche nei mezzi cristalli, ma basta semplicemente cucire le piattine tutte quante insieme e completare il giro. Ovviamente il filo di nylon, anche se si dovesse vedere, non ci importa, perché attorno poi ci andranno successivamente le delica. Quindi proseguo e chiudo tutto quanto, cucio tutte quante, scusate, le piattine e tutto quanto il mio elemento centrale. Unisco anche al centro per bene, dopodiché cosa faccio? Devo eseguire i miei riccioli laterali inserendo la perla da 4 mm, come facciamo per qualsiasi modulo base. Quindi piego le piattine, individuo il punto in cui inserirmi con l'ago e con il filo e semplicemente vado ad eseguire qualche cucitura rientrando anche all'interno della perla, sistemo per bene e poi dopo spunto sul mio retro, ovviamente, e vado a fissare le piattine per bene tra di loro e con l'elemento anche sul davanti che abbiamo realizzato precedentemente. Ovviamente quello che realizzo a destra realizzo anche a sinistra, dobbiamo stare molto attente perché c'è un vuoto nel nostro ovviamente modulino e quindi le piattine devono essere cucite in modo preciso e tagliate veramente per bene, per non creare poi problemi successivamente con il nostro elemento. Adesso ovviamente vi mostro anche come cucire la parte del retro con la parte sul davanti e faccio la stessa cosa anche ovviamente dall'altro lato. Do qualche altro punto, ovviamente il video è ridotto, ma voi cucite per bene tutte le piattine e fissatele anche, vedete, in diagonale e in trasversale per fissare nella maniera più adeguata possibile. Come vedete ho fatto anche l'altro riccioletto ed inserita l'altra perla da 4 mm dal lato opposto. Adesso andiamo a prendere le nostre delica per fare il decoro tutto intorno e andiamo poi successivamente a fare la parte superiore in un secondo step. Prendiamo 3 pezzetti di piattina di circa 7 cm e mezzo e andiamo a fare il nostro elemento superiore mentre ovviamente si asciuga la colla sui nostri riccioletti. Veramente questa parte è semplicissima perché andremo a sfruttare i fori che ci sono all'interno del nostro elemento a forma di esagono piramidale. Semplicemente inserisco la prima piattina e come vedete sfrutto i fori e vado avanti e indietro all'interno di essi, dopodiché mi sposto all'interno della piattina e vado a congiungermi semplicemente al centro e poi in modo veramente super facile, come potete vedere dalle immagini, vado ad unire in basso e poi prendo gli altri pezzetti di piattina, osservando ovviamente sempre il verso, e mi vado semplicemente a congiungere, quindi niente veramente di più semplice. Vado anche a prendere la terza piattina e ovviamente me le cucio poi tutte quante insieme in modo super facile. Ed ecco terminato quindi la nostra parte superiore. Adesso procediamo con la parte di decoro con le delica. Andrò a mettere un po' di colla lì sull'elemento appena realizzato e adesso possiamo cominciare. Utilizzerò del filato della Miyuki. Come vedete io qui andrò a eseguire delle piccole curve attorno con la piattina di soutache, quindi dovrò lasciare un po' di spazio prima di andare a inserire le mie delica, perché dovrò avere proprio lo spazio necessario per andare poi a girare con le mie piattine. Inserirò 2 delica per volta, le porterò alla fine, alla base del filo e mi infilerò all'interno delle nostre piattine, quindi ne inserirò sempre 2 per volta, dopodiché tornerò indietro all'interno delle mie piattine e risalirò all'interno delle delica. Ovviamente mi confondo, ecco, quindi rientro all'interno delle delica ed inserisco altre 2 delica, porto sempre alla fine del filo,
vedete alla base, le avvicino per farle venire tutte ben ravvicinate, senza spazi antiestetici, e poi risalgo in, in qualche delica precedente, vedete, in una, rientro nella delica e poi ne inserisco nuovamente due. Quindi faccio questa operazione per tutto quanto il nostro giro, ridiscendo anche qui nelle piattine e proseguo fino alla fine del giro. Come vedete ho finito di decorare con le mie delica, adesso andrò a prendere due piattine di soutache della lunghezza di circa 11 cm e comincerò ovviamente a cucire le mie pattine all'esterno delle mie delica. Questa parte è un pochino più delicata da fare, ci vuole un po' di attenzione in più. Come vedete adagio la mia piattina vicinissima insomma alle delica, sto uscendo proprio da una delica e dentro, quindi dalla delica più esterna, entro all'interno della mia piattina e devo fare dei movimenti di cucitura proprio tra delica e piattine. Vi mostro quindi in modo abbastanza ravvicinato quello che seguo. Ci sono ovviamente vari metodi, potete cucire due piattine per volta, cioè potete cucire, scusate, passando attraverso ogni due delica oppure attraverso ogni singola delica. Vedete che io qui rientro attraverso la mia delica e poi dopo risalgo all'interno della mia piattina, mi sposto un pochino davanti, ok, vedete, ridiscendo nella piattina e rientro nuovamente in qualche altra delica e mi sposto quindi in avanti. Questo procedimento è veramente insomma delicato e bisogna stare molto attente e non tirare troppo per non far venire guglie e brutti punti antiestetici. Quindi sta a voi poi decidere se risalire, ripassare in due delica per volta oppure in una soltanto. Questo è veramente personale. L'importante è che voi attraverso le delica e le piattine congiungiate questi elementi. Quindi armatevi di pazienza e cucite delica e piattine e fatelo per tutto quanto il giro. In questo step successivo vi mostro un altro metodo per cucire sempre le delica e la nostra piattina, passando per ogni singola delica. Sta a voi veramente decidere, vedete che risalgo, ridiscendo praticamente nello stesso punto quasi in basso e passo nella delica sottostante. Però questo procedimento veramente è secondo me molto lungo, sicuramente garantisce insomma una completa adesione della piattina al nostro elemento, ma è veramente lunghissimo da fare. Quindi vi consiglio insomma due delica per volta, secondo me vanno più che bene. Come vedete ho quasi finito di cucire tutta quanta la mia piattina. Dopodiché risalgo uscendo dalla telica proprio in prossimità della mia piattina e la vado a girare sul retro per poterla poi fissare con qualche punto di cucitura. Spunto sul retro con il mio ago e vado a fissare tutti quanti i due lembi delle piattine alla mia parte antistante in modo, vedete, molto semplice, sia attraverso le piattine in questo modo, vedete, in ortogonale, mi raccomando, nello spazio tra le due piattine, e sia ovviamente poi un po' in diagonale. Ovviamente quello che faccio a destra, vedete, vi mostro anche in diagonale proprio per fissare in modo preciso la nostra piattina ben curvata dietro. Poi ovviamente quello che faccio a destra farò anche a sinistra. Vado a prendere ovviamente la mia seconda piattina di colore verde e vado a cucire la mia piattina. Ovviamente taglio e metto prima un pochino di colla
Dopodiché procedo dall'altro lato e vado a cucire la mia seconda piattina. Non vi mostrerò questo passaggio, ma mi sembra molto ovvio. Finito ovviamente la nostra parte centrale dell'elemento, la parte più difficile adesso sarà il decoro sottostante. Ho preparato, vedete, un disegnino con insomma una croce ortogonale disegnata al centro per prendere un punto di riferimento, vedete che ho segnato col rosso e che mi sarà di riferimento per andare a cucire la mia prima tila al centro ovviamente del mio elemento, perché poi andrò a cucire le altre due sia da un lato che dall'altro. Quindi utilizzerò il filo di nylon e quindi mi sposterò di qualche millimetro a sinistra per centrare ovviamente la mia delica, e vedete che in modo molto veloce vado a cucirla. Mi raccomando, le delica, scusate, le tila hanno un verso, quindi mettetele tutte nello stesso verso, una parte un più bombata e una parte un po' più liscia, quindi mettetele tutte nello stesso verso. Ovviamente poi mi sposto attraverso i fori e vado semplicemente a cucire in modo simmetrico, ripasso 2 volte con il filo di nylon e quindi vado, ridiscendo e ho fissato la mia prima tila, dopodiché andrò a cucire 2 da un lato e 2 dall'altro, nulla di più semplice, mi sposto di qualche millimetro e proseguo osservando ovviamente le facce come vi ho appena detto per metterle tutte quante nello stesso verso, quindi procedo e vado 2 dal lato e 2 dall'altro. Ovviamente non vi mostro come cucio ogni singola tila perché altrimenti il video diventerà veramente lunghissimo. Ecco qui, cucite tutte quante le nostre delica, le tila, scusatevi. Vado a prendere ovviamente delle altre piattine di soutache di una lunghezza sempre intorno agli 8 cm che devo andare a cucire attraverso le mie tila. Ovviamente vi mostro qui la prima tila, ma in realtà dovrò cominciare a cucire dalla seconda tila perché il mio decoro sarà relativo alle 3 tila al centro, quindi questa parte di video in realtà non è valida, quindi tenete presente che dovete cominciare a cucire dalla seconda tila. Quindi osservate il metodo per cucire, che ovviamente è entrare nella tila, nella piattina e poi ridiscendere attraverso la tila e cucire così tutto il contorno delle nostre tila con la piattina di soutache, ma ovviamente io me ne sono resa conto successivamente, dovete cucire soltanto le 3 tila centrali, mi raccomando. Ovviamente poi, cucita la prima piattina, dovrete andare a cucire la seconda piattina di colore verde, ma mi raccomando, sempre le 3 tila centrali. Vedete che qui mi sono resa conto dell'errore perché le 2 esterne dovevano essere libere e quindi sono andata a sistemare la situazione. Adesso vedete che prendo la mia seconda piattina e semplicemente in modo molto veloce proseguo con il cucire sempre alla stessa maniera e non è necessario in questo caso che ripassiate attraverso le tila, ma potete semplicemente cucire insieme anche soltanto le 2 piattine. Questo poi starà veramente a voi. Terminato di cucire la nostra seconda piattina, dobbiamo procedere con l'inserire le nostre perline, sempre da 4 mm, ed andare a fare, tra virgolette, il nostro ricciolo, inserendola all'interno delle nostre piattine. Come vedete, quindi sistemo bene le piattine attorno alla mia perla e semplicemente, come facciamo sempre, cuciamo ripassando anche attraverso la perlina se vi riesce, altrimenti passerete in un secondo momento, ridiscendete all'interno della perla e delle piattine e poi andrete a fissare sul retro in qualche punto. Risalite e cucite e fissate tutto quanto veramente per bene e mi raccomando osservate l'altro orecchino perché ovviamente i 2 orecchini devono essere speculari. Vedete che cucio, fisso anche la parte dietro con la parte davanti della piattina come facciamo veramente sempre. Osservate bene il lavoro dal davanti
e poi fate la stessa cosa ovviamente anche dall'altro lato. Vedete? Poi successivamente andremo a fare un'altra operazione molto importante per non far vedere queste piattine sul retro, inserendo un pezzo di alcantara, altrimenti il colore verde si vedrebbe attraverso le tila. Come vedete vi mostro come cucire anche trasversale per unire veramente per bene. Qui faccio il confronto, ovviamente dopo aver inserito i due decori di perline, per far sì che vengano insomma simmetrici. Adesso proseguiamo con il resto dei decori, quindi spunto in prossimità, vedete, della tila centrale e vado a fare questo inserimento di perline che è insomma abbastanza semplice. Poi ovviamente sarà di vostro gusto. Mezzo cristallo, inserisco un po' di rocaille, entro poi all'interno del foro della mia goccia, inserisco delle altre rocaille e poi rientro nelle rocaille nella parte superiore. Vedete, ve lo mostro da vicino, quindi perché in realtà la parte superiore è unita, al di sotto invece si divarica per andare ad accogliere la nostra goccia. Ovviamente ripassate 2-3 volte all'interno di questa parte, poi spuntate nuovamente in basso ed andate a prendere i vostri piccoli elementi cilindrici e una 11-0 ed andatele a fissare lateralmente ai lati della goccia, quindi sia da un lato che dall'altro. Veramente sono decori molto semplici, quindi eseguiamo anche dall'altro lato. Ed ecco finito il nostro decorino sottostante. Adesso eseguiremo poi questi piccoli decori, metteremo poi la parte superiore, ma dobbiamo andare a fare prima una procedura molto importante, che è quella di inserire il pezzettino di Ultra Suede per coprire ovviamente la parte dietro alle nostre tila con un po' di colla. Ritagliate un pezzettino insomma piccolino per andare a coprire questa parte, per far sì che le piattine di colore verde non si vedano nello spazio che c'è attraverso le tila, perché sarebbe veramente antiestetico. Quindi fate questa operazione, mettete un po' di colla Ultra Suede, Alcantara e un altro po' di colla e aspettate che asciughi, e quindi avremo fatto quest'altra operazione che sembra sciocca, invece è molto importante per il risultato finale. Quindi aspettiamo che asciughi, dopodiché andiamo a prendere il nostro elemento esagonale, andiamo ad incollare, quindi con un po' di colla sul retro, in questo punto come vi mostro, andiamo ad adagiare il nostro elemento e poi dopo aspettiamo che asciughi ed andiamo a dare poi qualche punto di cucitura per unirlo con la nostra parte ovviamente davanti e mettere in sicurezza, sia ovviamente in questo modo e sia in quest'altro modo. Vi mostro proprio come inserire l'ago più volte per fissare la parte davanti con la parte retro. Ok, mettiamo ad asciugare. Nel frattempo andiamo a prendere un altro pezzettino di alcantara ed andiamo a fissare anche il nostro pernetto. Vedete, l'ho ritagliato, prendo un pochino di colla, le incollo sul retro del mio cristallo, vado poi a prendere il mio pezzetto di alcantara ultra suede, quello che avete, dopodiché prendo ancora un po' di colla e metto il mio pernetto e aspetto ovviamente che asciughi e procedo con il filo a cucire anche il retro. Prenderò il filo di nylon, quello oro, così potrete vedere che realizzo una sorta di stella. Ed ecco che vi mostro come cucire, dando piccolissimi punti ovviamente all'esterno della nostra piattina in modo tale che non si vedano, ed ecco realizzata la nostra stella e fissato per bene ovviamente la nostra parte. Andrò poi a ritagliare per bene tutta la parte retro del nostro orecchino per poi fare successivamente un lavoro preciso. Vi mostro un'alternativa velocissima per fare un retro semplificato senza il vuoto, semplicemente incollando uno chaton da 7 mm mi sembra all'interno del nostro foro, in modo tale poi da ritagliare il contorno in maniera veloce
e molto più pratica. E niente, il tutorial è finito, spero che vi sia insomma piaciuto. Vi ho dato anche un'ipotesi per fare un retro in modo più veloce sfruttando il nostro chaton. E niente, il nostro tutorial è finito, orecchini Peach, spero che vi piaccia. Se sì, lasciatemi un like e come sempre ragazze, buona creatività a tutte. Ciao!